Ciao, in questo video ti mostrerò come realizzare una ricotta vegana in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze, quindi con diversi ingredienti, e ti mostrerò le diverse tecniche per ottenere una ricotta vegana squisita. Ciao, io sono Ilaria e da anni mi occupo di cucina vegana. Adesso andiamo subito a vedere come fare questa ricotta che, anche se mangi ancora i latticini, provale perché ti cambierà veramente la vita. Versiamo il latte di soia dentro un pentolino. Adesso ci occorre del succo di limone, sarà colui che creerà la cagliatura al latte di soia. In alternativa al limone, che io prediligo, potete utilizzare l'aceto di mele. Raggiunto il bollore, spengo la fiamma e verso dentro il succo di limone oppure l'aceto. Metto da parte e faccio raffreddare completamente. Noterete da subito, dopo circa 10 minuti, che caglia perfettamente il latte di soia. Quindi se non vi caglia, semplicemente avete utilizzato un latte sbagliato. Adesso prendete una ciotola, un colino che non entri a contatto, quindi che non arrivi la sua base a contatto con il fondo della ciotola, perché servirà per drenare il liquido. Un sacchetto di cotone, una garza, verso all'interno con delicatezza, quindi facciamo drenare tutta la parte liquida. Con delicatezza chiudiamo il sacchettino e stringiamo il liquido, questo qui sotto che abbiamo filtrato. Non buttatelo, datelo alle vostre piante quando è freddo, perché è ricco di nutrienti, quindi eventualmente potete anche berlo magari all'interno di uno smoothie, di un frullato, perché fa bene, non si butta via niente qua. Adesso potete prendere già una fuscellina per ricotta, così mettiamo all'interno e lasciamo raffreddare in frigo. Sopra potete metterci un peso per far drenare ancora di più la ricottina. Io la vado a mettere in frigo per tutta la notte. Allora, reidratiamo gli anacardi al naturale oppure le mandorle tutta la notte in acqua. Oppure, se non avete tempo, andate di corsa, potete versare dell'acqua bollente sopra gli anacardi o le mandorle e lasciarli ammorbidire così per 20 minuti. Verso l'acqua all'interno di un frullatore con il boccale alto e vado a versare dentro gli anacardi. Come prima, ciotola, colino. In questo caso io preferisco utilizzare un sacchetto chiuso, è molto più comodo, e verso il liquido all'interno. Mano a mano strizzate, perché all'interno rimarrà la polpa dell'anacardo, che si chiama okara, come quella della soia. Quindi vado a mungere il mio sacchetto, che è molto meglio di mungere la povera mucca. Con la polpa dell'anacardo, quindi che sta qui dentro il sacchetto, chi mi vieta di utilizzarla come una ricotta? Non lo dice mai nessuno, io la utilizzo anche questa come ricotta. Gli do la forma, metto una pellicola e lascio in frigo per tutta la notte. Ultimo metodo per fare una ricotta, e questo è destinato veramente ai più pigri, perché andremo a fare la ricotta senza cagliare nessun liquido, ma utilizzando del tofu. Allora, ci occorre un tipo di tofu fermo, vuol dire un tofu bello compatto, quindi non di quelli durissimi, nemmeno di quelli vellutati, che servono invece per fare le creme, le salse. E di questo fantastico tofu, come vedete, ognuno fa quello che vuole. Lo tramutiamo velocemente anche in una ricotta e frulliamo. Io aggiungo allora del succo di limone, sale, potete personalizzarla come vi pare, erbe aromatiche, lievito alimentare in scaglie, come vi pare. A seconda dell'utilizzo aggiungete dello zucchero, della vaniglia, se dovete utilizzarla per una preparazione dolce, ma guardate qua, la consistenza è proprio quella della ricotta. E la vado a mettere in forma dentro la fuscella, se avete bisogno magari di portarla in tavola. È trascorsa una notte, tutte le ricotte sono state in frigo, adesso le andiamo a togliere da dentro la fuscella e vi spiego un po' di cose. Partiamo con la ricotta che abbiamo fatto partendo dal latte di soia. Quindi togliamo questa garza e questa è la ricotta. Questa invece è la ricotta a base di tofu. Ed eccola qua. Questa invece è la ricotta a base di okara di anacardi. Ed eccola qui. Vediamo al taglio. Taglia molto bene, come vedete. Nessuna cagliatura ed è buonissima, super compatta. Questa è quella a base di okara di anacardi. Ovviamente la fettina è ancora più compatta di quella di prima, perché la polpa di anacardi è grassa, è proteica ed ha tutta un'altra struttura. Questa, la più classica, quella che viene fatta più spesso, a base di latte di soia. Con la cagliatura si taglia perfettamente ed ha una consistenza leggermente più liscia.
Qual è la mia ricotta preferita? La mia ricotta preferita è quella fermentata e ti spiego perché. Qui sotto trovi il link per partecipare alla mia masterclass gratuita sui formaggi vegani, dove ti spiego perfettamente per quale motivo un formaggio fermentato prende tutto un altro sapore. Mentre riguardo queste ricette che ti ho mostrato, sicuramente l'una vale l'altra. A questo punto sta soltanto a te scegliere, in base all'utilizzo che devi farne, quale è la migliore per te, in base anche alle tue esigenze, perché se non puoi mangiare la soia la fai con gli anacardi, se non puoi mangiare gli anacardi la fai con la soia. Scrivetemi qui sotto comunque se avete già una vostra ricotta preferita. Vi ricordo che comunque le ricotte a base vegetali si possono anche fare con i semi oleosi, che però tendenzialmente costano sempre un occhio della testa, come i semi di zucca, come i semi di canapa, che non ne parliamo. A quel punto, non lo so, andatevi a comprare una ricotta e fate prima. Qui sotto trovate sempre la ricetta scritta, stampabile, che potete anche salvare su tutti i vostri dispositivi, e lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, per me è importantissimo, e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Ti mando un bacio e ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta creativa vegana.